Non ci credo. Senza girarci troppo intorno, le chiavi. Cioè, non riuscivo a utilizzare la bicicletta perché le chiavi ricevute erano sbagliate. Piccolo passettino indietro, vi spiego velocemente. Intanto ci troviamo all'autodromo di Imola. Ho dovuto spostarmi dal rettilineo perché devono fare uno shooting e ormai stava arrivando sera, quindi mi sono spostato per fare l'intro. Volevo fare quest'intro proprio qui. Montata completamente le bike, ho montato anche i cestini, che di solito non monti i cestini. Ho detto, oh dai, proviamo questa bicicletta e vediamo com'è. Inserisco la chiave, ma ci credete che ci avrò perso tipo 2 ore? Ma sono io che non so fare ad inserire una chiave. In realtà, quando ho capovolto la bicicletta, ho controllato sul blocchetto della chiave, il codice era differente dalla chiave ricevuta, quindi ho contattato direttamente Geekbuying, che si è messo in contatto con Engui. Mi hanno chiesto numero di telaio, numero del blocchetto della chiave e numero presente sulla chiave, e infatti non coincideva. E loro cosa mi hanno detto? Che hanno avuto un lotto di biciclette con la chiave errata. E io dico, ma perché? Perché proprio a me? Quindi, risolto l'arcano, non ero io che non riuscivo ad inserire le chiavi. Loro cosa mi hanno detto? Nessun problema, ti spendiamo le chiavi direttamente dalla Cina. Ottimo. E direttamente tramite le poste ho ricevuto le chiavi corrette. E vai! Così questa recensione doveva uscire tipo inizio agosto, adesso siamo inizio ottobre, dai. Perfetto. Perché poi ho dovuto anche utilizzarle e quant'altro. Sono passati 2 mesi da quando l'ho ricevuta. Detto questo, non so neanche se vi ho detto il modello della bici. Engui P1. Sono sincero, ho controllato online per la pronuncia. Andiamo a casa, ve la spiego nel dettaglio. Ed eccoci qui finalmente, dopo averla provata in ogni dove, voglio raccontarvela nel dettaglio, anche perché è un marchio ormai conosciutissimo per quanto riguarda le bici a trazione elettrica. Engui non l'avevo mai provata in vita mia, la vedevo sempre come top di gamma tra le bici economiche, e in effetti è così quando c'è la chiave, ovviamente. Una volta passato il nervoso, finalmente ho potuto godermela a pieno. I magazzini sono situati in Europa, acquistandola direttamente su Geekbuying. Imballo perfetto, e in dotazione troviamo un sacco di cose, dagli attrezzi alla borsetta posteriore impermeabile da 7 litri e cestino anteriore. Ovviamente si può scegliere se montarli o meno. C'è anche il portacellulare, l'alimentatore da 42 volt e l'acceleratore. Questa volta ho deciso di fare il furbo e montarlo, visto che la bici la utilizzerò solamente nelle strade private. Insomma dai, valutate voi in base al vostro utilizzo. Per quanto riguarda il montaggio è tutto abbastanza veloce e intuitivo, dove si deve andare a montare immediatamente il manubrio, la ruota anteriore con il relativo parafango e fanale, i pedali e la sella. Oltre alla borsa posteriore, che ci sono delle semplici fasce che vanno avvolte sul portapacchi, e invece il cestino anteriore è leggermente più complicato, dove ho aggiunto una rondella zigrinata per una miglior tenuta, perché altrimenti con solo la vite tende ad inclinarsi durante l'uso o con del peso all'interno. Comunque il tutto in un'oretta circa si monta. Sono disponibili 3 colorazioni: nero, argento e bianco. La mia è la colorazione nera opaca, diciamo che è la classica, con gli adesivi arancioni un po' che ricordano il marchio. È costruito interamente in alluminio, c'è la certificazione IPX4 e ha un peso di 25 kg. Diciamo che non si fanno neanche sentire più di tanto, il tutto è molto equilibrato, anche perché una volta ripiegati in due c'è anche la maniglia centrale e non sembra neanche così tanto pesante. La bici si piega veramente in 2 secondi. Oltre a piegarsi in 2, si può posizionare lateralmente il manubrio, si riducono i pedali e può essere caricata comodamente sull'automobile. Sulla mia Clio 2, per esempio, un po' vecchiotta, la posiziono sempre sui sedili posteriori, dove devo abbassare il manubrio e la sella del tutto per maggiore comodità, e poi si riesce a caricare senza grossi problemi. Diciamo che si fa piccola questa bici. Per quanto riguarda le forcelle anteriori non sono regolabili, di default è settata diciamo molto morbida da città, e devo dire che è piacevole. La sella è dotata di molle per giustificare l'assenza di un ammortizzatore posteriore, dove inizialmente pensavo fosse provvista, perché nei primi usi dicevo mamma mia che comodità, sembra di essere su una poltrona. E in effetti fanno tutto le gomme e la sella e l'ammortizzatore anteriore, insomma. La bici diciamo che è molto molleggiata, pneumatici quasi FET da 20 pollici, misura fantastica, e cerchioni neri opachi. Doppio freno a disco, sebbene sia un marchio sconosciuto devo dire che frena piuttosto bene. E un'altra cosa, le leve dei freni
ok, sì, sono fatte in plastica, ma ci sono delle finiture in gomma per migliorare la presa, insomma, queste piccolezze diciamo che danno nell'occhio. Cambio Shimano della serie Tourney, diciamo che è una serie entry level della Shimano e lo trovo più che sufficiente per questo tipo di bicicletta lineare, reattivo, ed è un peccato avere solo 7 marce, e lo dico se la bici è sbloccata, ma motore da 250 watt, il tutto in regola, sempre se non andate a montare l'acceleratore, e 13 ampere di batteria che è removibile e si può estrarre dal cannone qui centrale con l'apposita chiave. Vi parlo brevemente di funzioni e di sblocco, perché il tutto si comanda da questo piccolo computerino di bordo, un display monocromatico, però devo dire che si vede sotto qualsiasi condizione di luce, si vede anche in notturna, quindi è retroilluminato. Tramite questo computer, che ci sono dei tasti veramente piccoli, tasto d'accensione sopra, tasti più e meno sotto, ok, bello perché lo schermo è pulito, ma non è così tanto comodo andare a premere i tasti funzione più e meno durante l'uso, però ci si fa l'abitudine. Oltre ad estrarre la batteria, la chiave sotto al telaio centrale va girata un po' come l'automobile e poi successivamente accendere la bici tramite il tasto qui sopra. Più o meno bastano 3 secondi circa per l'accensione. Ci sono 5 livelli di velocità differenti: 16, 20, 25, 30, 35. Ma come 35? Sì, se sbloccate la bicicletta raggiunge i 35 km/h. Ma come si sblocca? Le nuove versioni di questa Engui P1 hanno un metodo di sblocco differente dal classico. Di solito la modalità era P08. Qui si entra nel menu segreto premendo ok più e meno, si entra nel menu segreto, ma qui nella P03 dove si modifica la velocità massima, infatti si vede il limite di 25 km/h, non si può intervenire in nessun modo. Quindi nella modalità P01 si tiene premuto il tasto più per 10 secondi circa e quando compare la scritta 99 sul display si molla tutto, si spegne la bicicletta e si riaccende. Adesso se andate a vedere nella modalità P03 non c'è più nessun limite dei 25, quindi la velocità è illimitata, però raggiunge sempre 35 km/h. E oltre ad aver sbloccato la bicicletta si sblocca anche l'acceleratore, perché prima l'acceleratore serviva solamente come aiuto per raggiungere i 5-6 km/h durante la partenza e poi dopo si doveva pedalare per forza e funzionava solamente in pedalata assistita. Con questa procedura, anche molto più semplice del classico, perché si tiene premuto solamente un tasto, la bici è full power. Poi durante l'uso, tenendo premuto il tasto più, si accenderanno i fanali anteriore e posteriore, invece tenendo premuto il tasto meno entra in una sorta di walk mode che vi aiuta se dovete portare la bici a mano. Come va questa bicicletta? Devo dire che alla guida si trova immediatamente un buon feeling, dove si fa notare fin da subito il manubrio molto orientato verso il corpo. Diciamo che non ha la classica postura racing, ma dovrete stare dritti con la schiena, quindi tra le due è meglio questa postura, dai, diciamo postura da città. E un'altra cosa che ho notato è che il manubrio ha questo gioco, e questo è dovuto dalla possibilità di piegarlo. Comunque questo non influisce sull'usabilità e la sicurezza della bicicletta in sé, è tutto normale. Manubrio che si può alzare tranquillamente, sella, quindi si può regolare il tutto. Diciamo che secondo me persone alte 1,90 m circa la usano senza problemi e posso dire che è comoda anche senza l'ausilio dell'elettrico. Quest'ultimo in assistito raggiunge immediatamente la velocità prestabilita con un'accelerazione lineare e la potenza della pedalata non influisce su di essa. Non c'è un sensore di coppia per intenderci, quindi raggiunge proprio le velocità prestabilite. Non è scorbutica, risponde delicatamente dopo poche pedalate e basta pedalare un po' per raggiungere i 25 o 35 km/h. E stessa cosa anche con l'acceleratore, tutto molto diciamo delicato, però li raggiunge abbastanza in fretta. Con i freni in dotazione si ferma in pochissimi metri, molto meglio di altre bici provate. Queste qui sono di un marchio sconosciuto, però posso dire che si ferma abbastanza in fretta e le cambiate sono molto veloci. Di solito mi lamento sempre di entrambe, ma questa volta non ho nulla da incriminare. È comodo effettuando anche molti chilometri, può percorrere qualsiasi tipo di terreno e con l'aiuto dell'elettrico anche le salite non sono un problema. Per quanto riguarda la batteria come vi dicevo è da 13 ampere, è estraibile, quindi si può ricaricare tranquillamente anche una volta scollegata dalla bicicletta e può essere anche sostituita, però sul sito Engui non è più disponibile
proprio questo modello della batteria, ma è stata sostituita da un'altra, dalla P02 Pro, che è molto simile, però ha un voltaggio diverso, quindi sinceramente non so se funziona la batteria. Io comunque nel caso qui sotto in descrizione vi metterò una batteria compatibile se avrò modo di provarla. Comunque con una singola carica si riescono a percorrere 50-60 km circa. Io che l'ho sbloccata consuma qualcosina di più. Ok, la uso quasi sempre a velocità massima, però secondo il produttore si dovrebbero effettuare 100 km circa, invece io assolutamente non ci sono mai riuscito. Ogni tanto uso anche l'acceleratore, però quasi sempre cerco di utilizzare l'assistito. Quei 60 km si riescono a fare. Comunque diciamo nella media, e i 100 km sono assolutamente un miraggio. E comunque quando completamente scarica impiega con l'alimentatore proprietario circa 5 ore per una ricarica completa. Diciamo che vi ho detto più o meno tutto. Arriviamo alle conclusioni e finalmente, dopo averla tenuta un mesetto ferma in garage, finalmente ve ne ho potuto parlare. Insomma dai, diciamo che sono cose che possono capitare, però dico, ma dai, perché proprio a me? Avevo aspettative molto alte su questa bici e posso dire che è una pieghevole tuttofare, perfetta sia come alternativa alla classica mountain bike sia per l'uso urbano quotidiano. Con l'assistenza elettrica azzeri la fatica, ma puoi anche pedalare normalmente. Il cambio a 7 marce è più che sufficiente per affrontare la città in modo pratico e comodo. Pensavo di non montare le borsette in dotazione, almeno quella anteriore, quella posteriore ok, ma infatti settimana scorsa sono stato a Imola per effettuare varie fotografie. Vari accessori della fotocamera li avevo sempre qui con me, batterie aggiuntive, obiettivi li avevo qui dietro, e poi invece la fotocamera la posizionavo qui davanti. Comodissimo, anche perché oltre a questo si potrebbe andare a fare la spesa con questo cestino anteriore, perché oltre a richiudersi si può anche scollegare, si scollega proprio il cestino, si va a fare la spesa con questo cestino qua e poi esattamente in un secondo si ricollega alla bici. Devo dire che questa borsa cestino è comodissima e posso dire di essere contento di aver montato il tutto, perché è comoda per 1000 utilizzi. Acquistandolo su Geek Buying ha un costo di 649 euro. Direi che per quello che offre è un prezzo imbattibile, anche perché è un marchio molto conosciuto. Ci sono anche vari coupon, ma cambiano spesso di settimana in settimana, quindi io cerco di aggiornarli sia sull'articolo e qui sotto in descrizione, quindi tenete d'occhio un piccolo sconticino e comunque sui 630 euro si riesce quasi sempre a portare a casa con tutto compreso. Cestini, portatelefono, tutto. È una bici da tutti i giorni, full optional, e posso dire che ne vale la pena l'acquisto. Sempre se avete le chiavi corrette. Dai, sto scherzando, ormai il nervoso è passato, la bici funziona, hanno risolto qualsiasi problema nei tempi prestabiliti, dai, hanno fatto il prima possibile. Io comunque rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione, penso di aver detto più o meno tutto. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog.